Lettrici e lettori, in questo caso di fumetti e non di manga, oggi vi dirò la mia su un'opera famosissima, ovvero Swamp Thing del ciclo di Alan Moore, non sull'opera in sé, sul contenuto, ma sull'edizione Panini Absolute nel suo formato abnorme con il suo slipcase. Ma andiamola a vedere insieme. L'edizione si presenta in un formato di 20,5x31, che è un formato gigantesco. Se andiamo a rapportarlo per esempio con un classico comic americano, potete vedere quanto sia grande la differenza, ma soprattutto è un'edizione con una copertina cartonata in simil velluto, non so se si riesce a vedere dall'inquadratura, e soprattutto anche lo slipcase è veramente fatto bene. E comunque il box c'è, non è come certi box che sono fatti di carta straccia, di cartoncino sottilissimo che ti rimangono in mano. Qui il box si vede chiaramente che è fatto bene. Inoltre se andiamo a vedere l'edizione nel suo complesso è molto raffinata, molto bella e praticamente identica a quella inglese. La fogliazione dice che 450 pagine, quindi anche un bel po' di pagine di contenuto. E se andiamo a sfogliarla insieme, i colori non sono gli stessi originali dell'opera dell'epoca, ovvero degli anni 80, più precisamente l'82, sono stati rivisitati proprio per renderla più attuale, più moderna, più appetibile ai giorni nostri. Infatti la colorazione, diciamo, lo ha svecchiato molto. L'opera sarà completa in 3 cartonati e in America e comunque in lingua inglese il terzo è uscito da poco, mentre in Italia siamo ancora al 2, uscito comunque anche quello qualche mese fa, e quindi nel complesso sappiamo già quanto andremo a spendere se uno vorrà approcciarsi a questo tipo di opera. E se lo andiamo a rapportare alle altre edizioni, secondo me è anche fatta bene in quanto presenta molti redazionali, molte pagine extra, come potete vedere anche diverse bozze in preparazione delle tavole, ma soprattutto anche il rapporto qualità-prezzo, che se ne dica è fatto bene, vale la pena in quanto anche se andessimo a prendere 2 cartonati panini, probabilmente con la stessa fogliazione, 2 cartonati panini a 220 pagine che poi alla fine compongono, ne fanno 450, si andrebbe poi a spendere comunque 44 euro contro i 47 col 5% di sconto o 50 col prezzo di copertina. In definitiva, non posso fare altro che consigliarvela. Certo, non è una spesa irrisoria, soprattutto per il primo cartonato, ma se siete veramente interessati all'opera, io vi direi di andare sicuramente su questa edizione, anche perché quella, attualmente è quella più facilmente reperibile. E anche se andiamo a rapportarle con le vecchie edizioni, tipo RV Lion, alla fine andate, non dico a spendere uguale, ma forse anche di più. Quindi se siete interessati ad un'opera dalle tinte horror comunque matura e comunque di Alan Moore, che è un autore diciamo ormai che si può acquistare a mani basse, se vi piace il suo modo di scrivere, io ve la consiglio caldamente. E in definitiva procedete con l'acquisto, non ve ne pentirete. E al mio prossimo video, ciao gente!